Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Yamaha di Valentino Rossi, la YZR, conosciuta meglio da tutti come la M1. Il modello è in scala 1:4, l'edizione è De Agostini e l'uscita è la numero 26. Procedo subito a farvi vedere il contenuto e ovviamente il montaggio. Per chi volesse invece prendere visione del fascicolo e dare lettura può fare tutto guardando il video unboxing, dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. Intanto saluto tutte le persone che mi visualizzano, tutti i miei iscritti, grazie ragazzi con tutto il mio cuore, e alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale, dove potete trovare altri modelli e non soltanto di moto. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del modello, mi contatti privatamente, grazie. Qui troviamo 4 pezzi in plastica. Abbiamo questo, che è il coperchio dell'albero motore, dettaglio del carter, questo è il dado dell'estremità dell'albero motore, e questa è la testa di una vite esagonale eccola qui, con questo colore blu metallizzato, molto bella. Per procedere a questo montaggio è necessario anche recuperare i pezzi che mi sono rimasti, eccoli qua, dell'uscita numero 25. Abbiamo la sede dell'interruttore e l'interruttore e una vite B. Io mi sono avvalso di un lubrificante perché mi sono andato a creare subito, ecco qui, il filetto qui. Va bene qualsiasi lubrificante voi abbiate a disposizione e ricordatevi il consiglio che vi do: usate il lubrificante per crearvi i filetti solo ed esclusivamente se lavorerete nel metallo. Nella plastica createvi i filetti senza usare alcun tipo di lubrificante, mi raccomando. Iniziamo subito. Prendiamo questo, la vite B è già inserita lì, la vado a svitare. Questo lo posiziono così, vedete, con la parte più lunga, questa plastica qui che continua, la mettiamo di qua. Adesso vi faccio vedere. Ecco. Avvitiamo. Sì, lo so, uso il plurale molte volte ragazzi, ve lo dico, ve lo ripeterò sempre. Siete voi la vita del canale e per me ovviamente siete così indispensabili che quando mi esprimo dico guardiamo, facciamo, andiamo a vedere, avvitiamo, abbiate pazienza. E non è un errore, è una cosa che mi viene spontanea. A volte dirò avvito, a una volta dirò magari avvitiamo. Se vi siete creati i filetti, girate il cacciavite al contrario, appena sentite clac, avvitate. Sentito? Non esagerate, quando la vite arriva contro la plastica, fate appena ancora un po' di forza, ma senza esagerare, e basta. Poi prendo l'interruttore, eccolo qui,
e lo inserisco così. Va bene sia da una parte che dall'altra. L'importante è che le 4 alette vadano a inserirsi nell'unica posizione possibile. Non possiamo metterlo così. Deve entrare tutto insieme da una parte e dall'altra. Non fate entrare prima un lato e poi l'altro, altrimenti danneggiate le alette metalliche. Sarà perfettamente inserito solo quando le alette metalliche saranno imbattute contro questa plastica nera. Questo è a filo con la plastica, questa parte che vedete d'acciaio sopra è a filo con la plastica nera questa. Controllate che funzioni ed è perfetto. Poi giriamo così e prendiamo questo. Potete inserirlo o in una maniera o nell'altra, non importa. Prima di farlo, fate questo con un cacciavite a stella più piccolo. Consumatevi i fori appena all'inizio, vedete? Così questo invito permetterà ai perni di entrare facilmente. Come potete vedere, io sto consumando anche quelli esterni, perché poi saranno quelli che ospiteranno questi 4 perni così. Quindi inserisco prima questo, delicatamente vado a premere solo dove sotto c'è il perno. Non premete dove non c'è il perno, solo dove c'è il perno. Deve entrare perfettamente bene dentro. Sto cercando qualcosa per spingerlo senza danneggiarlo. Ecco. Guardate, deve toccare dappertutto, avete visto? Fatto questo, prendiamo il coperchio dell'albero motore, ecco qui, la parte più larga, quella più rialzata ovviamente, deve ospitare questo pezzo, questi 2 pezzi cilindrici. Sempre in corrispondenza dei perni, piano piano, facciamo scendere giù il pezzo. Controlliamo. Ancora un po'. Di qui va molto bene. Vedete che tocca dappertutto. Da questa parte è ancora un po' alzato qui. Quindi bisogna lavorare solo su questi 2 perni. Ecco qua. Guardate. Ancora qui. Non bisogna avere fretta, ragazzi, mai. Ovviamente, quando fate questi lavori, non dimenticate mai dove appoggiate le dita, guardate sempre, perché se voi fate troppa forza e andate ad applicarla su dei punti di plastica, li spezzate, come questo ad esempio. Quindi fate attenzione, questo è metallo, questo è plastica, quindi fate attenzione.
Voilà, così è perfetto, guardate che bello. Adesso prendiamo il dettaglio del carter e lo andiamo a mettere qui. Qua abbiamo la riproduzione dei dadi esagonali e qui abbiamo i perni che sono più lunghi e vanno inseriti nei fori. Senza schiacciare subito, prima li inseriamo e poi lo mandiamo giù piano piano, senza fretta. Avete visto? Va benissimo. C'è rimasto l'ultimo dettaglio per questa uscita numero 26. Il bullone, questo, metallizzato di colore blu. Abbiamo una posizione obbligatoria, non ci si può sbagliare. Questo è un perno a mezzaluna, ovviamente l'entrata del perno è a mezzaluna ed ecco qui. Voilà. Questo è in gomma. Bellissimo. Adesso abbiamo finito il montaggio del numero 26. Prendo tutto quello che ho montato fino a questa uscita e poi ci salutiamo. Le immagini parlano da sole. È meravigliosa, bellissima. Gruppo marmitte e scarico, ecco qui, con le sue sonde lambda, tutta in metallo. Non fate caso a questo, chi mi segue lo sa, gli ho consigliato di non incollarle solo, lo farete solo quando sarà montato, tutti i 4 tubi saranno montati sui collettori e non dovremo più metterci le mani, perché se andiamo a incollarlo adesso e battiamo inavvertitamente spezziamo i perni. Scusatemi, non stavo inquadrando. Ok ragazzi, quindi non vi preoccupate se vi cadono altre 100 volte, non è un problema. Una volta che sappiamo che non la toccheremo più, che andiamo a montarla, incolliamo le sonde lambda, ma non prima. Airbox. Bellissimo. Questo si apre. Ve l'ho fatto vedere anche in altri video. Guardate i fori dell'aspirazione, che belli. Riprodotto in simil carbonio. Strumentazione. Probabilmente sarà retroilluminata perché qui abbiamo una parte in plastica trasparente che ho inserito. Qui abbiamo questo pezzo che è sicuramente l'appoggio di un LED, quindi si vedranno poi questi puntini qua illuminati. Radiatore, acqua, radiatore olio, dettagli meravigliosi, le saldature a cordone come l'alluminio vero, tappo dell'acqua particolareggiato,
si legge tutto. Ecco, non aprire a caldo, bellissimo. Guardate, hanno riprodotto con lo stampo tutte le alette di raffreddamento. E infine, cupolino, il dottore, ok, non riuscivo a metterlo bene a fuoco. E il serbatoio con la prolunga dietro. Bene ragazzi, avete visto quanti pezzi ho montato in 25 uscite, anzi 26 uscite. Non sono affatto pochi. Adesso vi saluto, mi raccomando seguitemi perché vado a preparare gli altri 3 video, il numero 27, il numero 28 e il numero 29. Io vi ringrazio del vostro tempo prezioso, grazie veramente di cuore ragazzi, veramente lo dico sinceramente. Sto arrivando a quasi 1 milione di visualizzazioni, ho superato i 4.350 iscritti e questo è solo grazie a voi. Quindi se avete piacere iscrivetevi e se volete aiutarmi ulteriormente, a voi non costa nulla, condividete i video che faccio nei gruppi dedicati perché sapete che Michele non si limita a fare i video tutorial di montaggio, ma cerca di aiutare le persone che hanno più difficoltà proponendo soluzioni non migliorative esteticamente, perché sapete che io quando faccio questi modelli non amo migliorarli e cambiarli da quello che è l'originalità che ha dedicato appunto l'editore. Queste cose le faccio se compro delle scatole di montaggio, allora sì. Però se ci sono degli interventi migliorativi a livello di stabilità o funzionalità nei movimenti, ecco, io cerco di trovarli e soprattutto studio la soluzione che è possibile a tutti. Ok ragazzi, grazie, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!